Bentornati nella stanza degli orologi per parlare in questa seconda puntata di quel genio di Abraham Louis Breguet. Iniziamo. Come ricorderete raccontandovi il Breguet Type 21, quel bellissimo cronografo dalle linee un po' militari, vi ho anche introdotto alcune delle innovazioni che sono state fatte da Breguet a partire dalla fine del 1700, alcune innovazioni a dir poco geniali che ancora oggi caratterizzano molti degli orologi moderni che attualmente sono ancora in produzione. Abbiamo parlato di alcune piccole cose, sebbene siano delle grandi innovazioni, come per esempio il primo movimento automatico nel 1780 inventato da Breguet, non con il solito rotore, ma abbiamo detto con delle masse che lavoravano longitudinalmente su degli assi. Insomma, Breguet ha fatto delle cose straordinarie. In questa seconda puntata voglio parlarvi di alcune delle sue invenzioni che magari non credevate neanche potessero avere 200 o 300 anni. Fino al 1783, ad esempio, gli orologi con ripetizione minuti, che venivano utilizzati soprattutto quando era impossibile guardare l'ora, pensate per esempio di sera quando l'illuminazione naturalmente era fatta soltanto con delle candele che in maniera molto fioca illuminavano gli ambienti o magari a teatro, insomma questi orologi erano in grado di dire l'ora con dei tradizionali campanelli al loro interno. Ecco, nel 1783 Breguet ebbe un'idea, ovvero quello di sostituire questo campanello all'interno degli orologi, che naturalmente aveva tutti i limiti costruttivi del caso, con delle molle e con dei martelletti che in pratica costituiscono le attuali ripetizioni minuti, grazie ai quali è possibile ascoltare l'orario, naturalmente in orologi che hanno dei costi spropositati, come è giusto che sia per una complicazione di questo tipo, e che viene battuto dai martelletti su delle speciali molle sonore che sono avvolte normalmente attorno alla cassa dell'orologio, quindi attorno al movimento. Era il 1783 e nascevano le attuali e moderne ripetizioni minuti. Sempre attorno al 1783, più o meno in contemporanea con l'innovazione delle molle per suoneria, Breguet introduce anche un nuovo stile di orologi, dei nuovi stilemi che ancora oggi rappresentano l'eleganza assoluta, ovvero le famose sfere Breguet che porteranno poi il suo nome, ma anche i numeri arabi che diventeranno più sottili e con una grafica praticamente in corsivo, a sottolineare il trascorrere del tempo e anche l'eleganza di questi segnatempo che poi per la maggior parte dei casi avranno dei grandi quadranti smaltati di bianco. Anche in questo caso si tratta appunto di un'innovazione che ancora oggi vediamo praticamente in tantissimi orologi che vogliono essere degli orologi eleganti e montano delle sfere Breguet. Dopo pochi anni, nel 1786, Breguet perfeziona questa idea di grande eleganza ma anche di leggibilità dei propri orologi ed inventa un'altra cosa straordinaria, strepitosa, che ancora oggi è sinonimo di eleganza negli orologi, anzi è sinonimo di eleganza negli orologi di lusso, negli orologi più pregiati, ed è il quadrante con lavorazione guilloché, che non è altro se non un'incisione fatta a mano con un utensile per la cosiddetta rabescatura. Breguet insomma così ottiene un quadrante molto particolare, ben lavorato, ben leggibile e con una forma geometrica che lo rende assolutamente
assolutamente distinguibile e diverso da tutti gli altri, ed è una sua invenzione che ancora oggi è motivo di orgoglio da parte di quelle maison che riescono a proporre una lavorazione simile, soprattutto se fatta a mano, nei propri orologi. Questa lavorazione, principalmente fatta a mano e negli orologi Breguet, soprattutto nel 1786, poteva solo essere fatta a mano, oltre a dare, come dicevo, una certa leggibilità, trasformando il quadrante da lucido ad opaco praticamente, e quindi impedendo anche che vi fossero dei riflessi quando l'antiriflesso era del tutto inimmaginabile, diede poi vita ad un vero e proprio stile Breguet che ancora oggi, per fortuna, contraddistingue molti degli orologi di questa maison, ovvero le già dette sfere Breguet con quadrante guilloché e numeri arabi o anche romani, ma principalmente arabi, Breguet per l'appunto, cioè con quel font in corsivo caratteristico della maison. Un'altra grande invenzione del maestro Breguet fu la spirale Breguet, ovvero quella spirale, quella molla a spirale che animava praticamente tutti gli orologi fino a poco tempo fa, quando poi la tecnologia chiaramente ha permesso anche di utilizzare dei sistemi diversi, come per esempio degli scappamenti proprietari. La spirale Breguet però aveva un ruolo molto importante, soprattutto quando fu inventata, cioè nel 1795, per l'isocronismo degli orologi, perché la classica spirale piatta, inventata dal matematico Huygens nel 1675, aveva ancora dei problemi di marcia. Breguet quindi studiò e creò una spirale diversa che, a differenza di quella piatta, aveva l'estremità esterna rivolta verso il centro e che era in grado di mantenere un isocronismo costante anche a forze di carica, e quindi con le molle del bariletto meno cariche dello standard. Questo consentiva, con questa particolare spirale, di mantenere una marcia pressoché costante, anche se era soltanto il 1795. Nel 1799 Breguet inventa il primo orologio per non vedenti, ovvero un orologio denominato a tatto, ma col touchscreen non c'entra niente, sebbene andava toccato per capire che ora fosse, proprio perché aveva una lancetta esterna in base alla quale, toccandola, era possibile percepire che ore fossero, e poi gli indici erano applicati esternamente alla cassa dell'orologio e quindi toccandoli era possibile capire i minuti che segnava l'orologio in quel momento. Questo in particolare che vedete è il piccolo orologio denominato medaglione a tatto numero 611, che fu venduto il 18 febbraio 1800 alla signora Giuseppina Bonaparte, futura imperatrice consorte. Naturalmente non era soltanto un orologio per non vedenti, ma andava anche a sostituire per esempio proprio la ripetizione minuti, che, come abbiamo detto, aveva lo scopo di indicare l'ora quando non era possibile guardare l'orologio, sebbene la ripetizione minuti comunque emettesse dei suoni che magari in alcune circostanze sarebbero potuti essere molesti. Nel 1801 Breguet presenta quella che è l'innovazione, la sua invenzione più famosa in assoluto, il tourbillon, che è anche la complicazione, sebbene per alcuni non sia effettivamente una complicazione perché poi si tratta in realtà di tecnica, ma in ogni caso, insieme alla ripetizione minuti, una delle complicazioni più amate, più costose e anche più ambite da parte dei collezionisti. Breguet in particolare sapeva che naturalmente la forza di gravità aveva degli effetti negativi sulla regolarità di marcia dei movimenti, perché naturalmente modificava la cronometria di un orologio quando questo cambiava semplicemente posizione, magari indossato come all'epoca si faceva per gli orologi da tasca. Per risolvere il problema della gravità, Breguet decise di installare l'intero scappamento, ovvero il bilanciere con la molla, l'ancora e la ruota di scappamento, all'interno di una gabbia mobile che compieva una rotazione completa ogni minuto.
In questo modo i difetti, che hanno una cadenza regolare, si compensavano reciprocamente, permettendo all'orologio di marciare sempre in maniera costante, e proprio per questo motivo e anche per la difficoltà di realizzazione tecnica, appunto il tourbillon è una complicazione molto ambita e anche purtroppo molto costosa. Ultimo ma non ultimo, nel 1810 Breguet inventa il primo orologio da polso femminile. Se il primo orologio da polso maschile fu un'idea di Cartier, come abbiamo già visto in un precedente video, assieme al suo amico aviatore Alberto Santos Dumont, che aveva bisogno di uno strumento per la navigazione aerea di immediata lettura e quindi lo mise semplicemente al polso, l'idea non poteva che venire appunto da quella che aveva avuto un secolo prima proprio Abraham Louis Breguet, quando realizzò il primo orologio da polso femminile commissionatogli dalla regina di Napoli. E non è un caso che fu proprio la regina a chiedere a Breguet un orologio da polso in maniera tale da portare con sé sempre una creazione del maestro, proprio perché la regina di Napoli fu anche la migliore cliente di Breguet. È noto infatti che la regina tra il 1808 e il 1814 comprò 34 orologi e pendole proprio direttamente dal maestro Breguet, e queste informazioni si rivengono dagli archivi storici della Maison Breguet, che sono gelosamente conservati a Parigi. Proprio tra questi documenti, a pagina 29 dell'archivio che riguarda proprio il primo orologio da polso, si legge che l'8 giugno 1810 la regina di Napoli commissionò 2 segnatempo originali: un orologio grande complicazione da carrozza del costo di 100 luigi e un orologio per bracciale a ripetizione, la cui realizzazione veniva proposta al costo di 5.000 franchi. Purtroppo non si conosce esattamente quale fosse poi la forma, il colore di questo orologio ripetizione da polso, però possiamo dire che rappresenta per gli appassionati e per la storia dell'orologeria una grande svolta, ma soprattutto una straordinaria storia da scoprire e da raccontare. Insomma, questo era il genio di Abraham Louis Breguet. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate la storia del maestro. Io, come al solito, vi ringrazio per essere stati in questo video assieme a me. Se volete potete iscrivervi, noi invece ci vediamo qui su Talk per una prossima puntata. Ciao!